Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, è sabato 9 agosto del 2025, buon sabato a tutti, buon weekend quindi, anche a Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Allora ragazzi, insomma, siamo quasi arrivati una settimana dall'inizio per davvero, perché domenica prossima si gioca la prima sfida ufficiale della stagione, ovvero c'è Milan-Bari in quel di San Siro per andare avanti in Coppa Italia e poi affrontare il tabellone vero e proprio, quello con le squadre big una volta superato l'ostacolo, ma ovviamente in questi ultimi giorni di mercato, negli ultimi 20 giorni di mercato, bisognerà ancora lavorare tanto per andare a sistemare la rosa, Bea. Soprattutto in attacco mi verrebbe da dire. Sì. Adesso tra poco ne parliamo del nostro attacco, visto che soprattutto la punta centrale del nostro attacco dovrà essere migliorata e soprattutto affiancato un giocatore a Santiago Jiménez. Ma prima di tutto il calcio giocato. 30 secondi su quello che succederà oggi, Bea. Cioè questo: Terracciano in porta, Magni, Gabbia, Pavlovic ed Estupignani in difesa, Musa, Yajari e Sala a centrocampo con Ciukwese, Jimenez e Okafor davanti. Questi dovrebbero essere gli 11, secondo la Gazzetta dello Sport, per iniziare la partita amichevole alle 16 contro il Leeds. Dopodiché praticamente tutti quelli che non avete visto nella formazione, quindi da Ciao e Tomori, aspetta, perché chi è che c'era? C'era Musa, quindi ci saranno Loftus-Cheek, Ricci, Modric, Leao, Pulisic no, perché salta le due amichevole per un problemino Sì, fisico. è rimasto a Milano. E quindi vedremo gli ultimi test oggi e domani alle 16, oggi col Leeds, domani col Chelsea. Bea. Sì, sono le ultime partite, diciamo, di test e poi si inizia a fare per davvero. Infatti lo vedete Sì. anche dalla formazione che, voglio dire, è un test. È un test con un po', diciamo così, di cose da andare a vedere, come sta Santiago Jiménez, ad esempio, che si è aggregato al gruppo nella seconda parte del ritiro, come sta procedendo l'inserimento di Stupinian, i primi passi ovviamente di Ardon Yajari, che insomma debutta praticamente in questa stagione, visto che con il Bruges non ha giocato ancora un minuto neanche in amichevole, quindi per lui sono veramente i primi minuti in stagione di calcio giocato. E lo vedremo, ovviamente siamo molto curiosi di capire come andranno. Come sta? Però, sì, anche semplicemente vederlo con la nostra maglia, Sì. insomma, per capire un po' l'effetto che fa. A proposito di vedere con la nostra maglia, insomma, non avete visto nella formazione Malick Thiaw, non tanto perché insomma sta finalizzando la partenza, ma insomma giocherà domani, ma Malick all'interno di un discorso di mercato con il Newcastle che continua a insistere per volerlo portare in Inghilterra. Il problema, come abbiamo detto 2 minuti fa, è che tra una settimana inizia la Coppa Italia e tra 2 inizia il campionato. Sì. E a fronte di un'offerta non così iperbolica, Allegri e la società nei panni di Iglitare non vorrebbero farlo partire, assolutamente. Però mi verrebbe da dire, se dovesse partire, dovrebbe partire, non ti dico ora, ma quasi, dovremmo capire. Domani. Per avere il tempo quantomeno di rimettere dentro un altro e farlo allenare, farlo abituare, eccetera, eccetera, eccetera. No, ma più che altro perché Malick non è uno dei difensori, è uno dei difensori su cui Allegri ha puntato. Quindi è questo il problema. Cioè non fa parte della difesa in maniera, tra virgolette, anonima.
è un giocatore importante per Allegri e andare a prendere un titolare, perché comunque se tu vendi Malik Ciao devi andare a prendere un titolare, Sì, sì. perché se lui è diventato il titolare di Allegri, evidentemente è perché gli è piaciuto più di altri. Quindi non è che puoi andare a prendere un difensore, devi andare a prendere un titolare se va via Ciao. Ora, No, no, ma sono d'accordo. non è impossibile, cioè non è che se tu vendi Ciao è impossibile da qui alla fine del mercato andare a prendere un titolare. Il problema, come hai detto giustamente tu, è che mancano 2 settimane all'inizio del campionato e che per vendere un giocatore del genere, cioè se l'offerta arrivava prima era meglio. Poi è ovvio che non puoi decidere niente sul mercato. Mi metto anche nei panni del Newcastle, vede la situazione del Milan, tanto sono 3 sessioni di mercato che provano a vendere Ciao, quindi ci provano. Però credo che l'importante, come dico sempre, è che venga presa una decisione. Cioè, capisco che va bene, se arriva un'offerta stellare, è giusto che il Milan ci pensi, però a un certo punto, dato che manca poco, bisognerà toglierlo dal mercato o venderlo. A proposito di mercato, andiamo sul piatto forte, diciamo, cioè l'attaccante. Allora, la questione, peraltro sono particolarmente d'accordo su questo, finalmente siamo usciti un po' dalla monotonia di Vlahovic nella seconda parte di agosto, perché il rischio altrimenti era quella di consegnarsi un po' alla trattativa, ti Eh sì, consegna al giocatore che poi può fare delle richieste di un certo tipo sapendo che tu hai solo lui come mirino, come obiettivo per l'attacco. Ti consegna la Juve perché anche la Juve sa che hai solo lui come obiettivo per l'attacco, perché i nomi che erano usciti onestamente durante l'estate da Embolo in giù non erano accettabili, ecco, e non erano no. nemmeno paragonabili con Vlahovic, quindi mi sembra anche giusto iniziare a lavorare almeno su 2 tavoli, e il secondo tavolo è quello di Rasmus Højlund, che in questo momento si vede arrivare Sesko allo United e quindi chiudere un po' lo spazio, perché oltre a Zirkzee c'è appunto Benjamin Sesko. Ma Bea, la questione è che in questo momento, al 9 di agosto, Højlund si vede e non si vede fuori, nel senso, come capita anche spesso al Milan, giustamente, insomma, un ragazzo che viene acquistato pensa di poter dimostrare di essere meglio sia di Højlund, scusate, sia di Sesko che di Zirkzee, e nel caso tenersi il posto o riprendersi il posto e rimanere allo United. Va un po' convinto il ragazzo Sì, della bontà di un'operazione che in questo momento sarebbe di prestito oneroso. Ancora le cifre non sono particolarmente fisse, chiare. studiate, insomma, sì, con lo United si è fatto prima qualche chiacchiera esplorativa sul fatto che se si era aperti a un prestito con obbligo, con diritto, e lo United lì è aperto, quindi la questione comunque è in piedi. Ora bisogna aprirla con il ragazzo e bisogna poi chiuderla con lo United sulle cifre. Sì, diciamo che è una situazione diversa da quella di Yashari, perché mentre su Yashari avevamo la forte pressione del ragazzo sul proprio club, qui sembra che Højlund non impazzisca l'idea di lasciare il Manchester United. No. Quindi non è facile. Poi già immagino i vostri commenti, ma come si fa a rifiutare il Milan, ma come si fa a dire di no, lasciatelo là. Non è così semplice. Cioè, ci Mm. sono tante sfumature da leggere in queste situazioni. È chiaro che lui è stato acquistato dal Manchester United per una cifra molto importante, poi si è visto arrivare Zirkzee. Vi dico sempre che non è il miglior United in cui si poteva giocare per tutti questi ragazzi. Ora si vede arrivare Sesko, può essere che abbia voglia, come dicevi tu, anche di dimostrare che lui, nonostante tutto, è il titolare. Mm. Dipende anche, secondo me, in questa trattativa cosa gli dice il club, cioè penso che si incontrino lui e lo United e magari lo United spingerà per l'uscita, magari gli farà capire che non c'è spazio per lui, magari gli farà capire che loro puntano sugli altri due, quindi è meglio per lui che vada altrove. Sono situazioni delicate queste, è ovvio che il Milan può parlarci, può provare a convincerlo,
però poi, ripeto, ci sono tante sfumature in situazioni del genere. Magari lui vuole restare in Premier League. Non c'è un'unica interpretazione di queste vicende. Detto che per Vlahovic il Milan ha lavorato praticamente per 2 mesi, soprattutto con Ristic e l'intermediario dell'operazione, però bisogna anche fare sì che insomma la questione un po' vada sbloccandosi, magari nella prossima settimana, quella che porterà la Coppa Italia, avere un po' le idee chiare e chiudere il pacchetto attaccanti, perché Vlahovic in realtà è ancora lì alla Juve e in parte non ti dico che ti sta aspettando, ma era un po' chiamato, diciamo così, questo passaggio al Milan, ma non tanto per le cifre, eccetera, ma semplicemente perché anche per lui non ci sono grandissime alternative, se dovesse arrivare Colomoni. Quindi monitoriamo la questione, ma vi ripropongo una domanda, oppure in realtà è più un pensiero che una domanda. Fatto salvo che Santiago Jiménez per ora sono segnali di una sua partenza e quindi nel caso ne arriverà uno solo. Prima di tutto, chi vi piace di più? Tra Vlahovic e Højlund, ma soprattutto pensiero proprio forse un po' troppo in là, me ne rendo conto. Se tu fai Højlund in prestito con diritto, posticipi di 1 anno, ok? Arrivi all'estate prossima. L'estate prossima è quella dove avrei capito definitivamente se Santiago Jiménez al Milan ha fatto boom, Sì. è andato bene e quindi te lo tieni. E magari a quel punto, sai com'è, mi tengo Santiago Jiménez. E Højlund, vediamo. L'estate prossima è anche quella della prima di Serie A di Francesco Camarda. Metti che Francesco Camarda, che ha praticamente raggiunto la maggiore età a quel punto, e riuscirà a fare una buona stagione di Serie A, magari ti viene l'idea che con un Jiménez che ha fatto bene, lo affianchi a Camarda, e a quel punto non hai nemmeno, diciamo, la necessità di andare a spendere il riscatto di Højlund, metti caso. Comunque in realtà posticipi 12 mesi un discorso sulla punta che per ora ti sistemi e poi in estate vedi Jiménez ha fatto male? Riscatto Højlund. Jiménez ha fatto bene, Camarda ha fatto male? Riscatto Højlund e Camarda gli faccio fare un altro anno di prestito. Jiménez ha fatto bene, Camarda ha fatto bene, Højlund no, Højlund lo rispedisco là e mi tengo i 2 che hanno fatto bene. Insomma, ti metti in una situazione un pochino più gestibile. Quindi in questa sorta di grande scena escludi Vlahovic. In questa sì, perché se arriva Vlahovic ne hai 2 a titolo definitivo. Impegnativo. Benissimo, non sto dicendo assolutamente no. Cioè, No, non è che sto impegnativo dicendo... per le 2 situazioni che hanno. Sì, quello sì. Però, insomma, abbiamo visto che il Milan è un corridoio negli ultimi anni, insomma, c'è chi entra, c'è chi esce, insomma. Quindi non è che se dovesse arrivare 2 attaccanti a titolo definitivo alla fine di quest'estate, allora, oddio, Sì, Camarda non c'è cioè più posto, non sto dicendo questo. Però è un pochino più gestibile. io non so se voi 1 anno fa vi sareste immaginato, cioè, il tango che ha fatto Morata. Cioè, No, proprio per far capire come cambiano le cose, no? La storia del corridoio che dicevi tu, cioè 1 anno fa, quando abbiamo preso Morata, con lui che fa la foto sull'aereo, arriviamo, cuore rosso, cuore nero con la moglie, eccetera, eccetera. Cioè, nessuno di noi si sarebbe mai immaginato che lui l'anno dopo faceva Galatasaray, Como, la diatriba con il Galatasaray, con il Como. Cioè, nessuno di noi penso se lo sarebbe immaginato. Quindi le cose davvero in questo momento cambiano in maniera veloce. Poi io auguro al Milan e a noi che non vada come con Morata, il prossimo giocatore in attacco che prenderemo, perché però cambia tutto veramente molto velocemente. sì. Peraltro Morata ha iniziato la stagione dicendo no alla rabbia e sì all'Atletico Madrid giurando amore eterno. Tra Dopodiché, dopo 2 l'altro, settimane è venuto al Milan, dopo 6 mesi è andato al Galatasaray, dopo 6 mesi è andato via dal Galatasaray per andare al Como. Quindi, vabbè, ma al di là di questo, siccome la questione Højlund cresce, bisognerà rimanere molto, molto vigili su questo proprio perché, insomma, dopo i primi contatti esplorativi è ancora in piedi e molto in piedi
più di magari qualche giorno fa, e quindi bisognerà tenerlo in considerazione, perché se per Vlahovic siamo stazionari positivi, diciamo così, Sì. per Højlund invece la crescita degli ultimi giorni della trattativa è importante, e quindi bisogna tenerla in considerazione, proprio perché siamo arrivati a un vero e proprio dualismo, diciamo così, di trattativa. Siamo lì per scegliere o uno o l'altro. Che Dio ce la mandi buona. Bea. Sì. No, Sì, perché l'attaccante ogni siamo... tanto bisogna incrociare le dita. Magari sì. pensi di aver fatto il colpo della vita e poi... Ripeto, sono 3 situazioni diverse, perché Santiago Giménez è l'anno in cui deve dimostrare. Vlahovic sappiamo tutti quello che ha, però anche quello che non ha in questo momento, e Højlund forse sarebbe un po', non lo so, un Vlahovic con un rischio più calcolato. Però, ripeto, parlare degli attaccanti in maniera certa prima che arrivino è sempre complicato. Bea, grazie. Grazie a voi. Buon sabato a tutti, ci ritroviamo presto. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 euro per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.